Between 1314 and 1377, popes settled in south of France, in the city of Avignon. In one of Rome's most turbulent times, two women supported the church and managed to convince the Pope to come back to Rome. They were Saint Bridget and Catherine of Siena. Let's analyze their life. Santa Brigida e Santa Caterina avevano molti punti in comune. Erano laiche, erano mistiche unite a Cristo in un vincolo sponsale, abili e tenaci per lavorare per la pace. Lucharon por la reforma de la Iglesia, especialmente por la mejora moral del clero y los monasterios. Erano unite anche dalla grande carità verso i poveri, i malati e i carcerati. Eran mujeres muy valientes y no dudaban en decir la verdad a los poderosos de la tierra. Avevano in comune un grande zelo apostolico e proprio grazie a loro molte persone si riconciliavano con Dio. En 1999 las dos fueron nombradas patronas de Europa, junto a Santa Edith Stein. Santa Brigida nacque in Svezia nel 1303 in una famiglia di sangue reale. She came to Rome to celebrate the Jubilee of 1350 when she was already a widow and mother of 8 children. Her second daughter, who will always accompany her, was also a saint, Catherine of Sweden. Rimase a Roma e visse qui per 25 anni. She was initially hosted here, where the Palazzo della Cancelleria is found today, right next to the Church of St. Lawrence in Damaso. Let's go have a look. Era molto devota della passione del Signore e proprio in questa chiesa pregava davanti ad un antico crocifisso che possiamo vedere qui. Successivamente si trasferì poco distante, in una casa situata nell'attuale Piazza Farnese. Da qui pregò per il ritorno del Papa e anche per gli abitanti di Roma, dove regnavano corruzione e violenza. Nell'attuale convento di Piazza Farnese si conservano 3 stanze dove visse e morì la santa. Oggi appartengono all'ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, rinnovato nel suo carisma da un'altra santa svedese del XX secolo, Maria Elisabeth Hasselblad, che è sepolta qui. Santa Brigida morì qui nel 1373, su questa tavola che vediamo rappresentata nel dipinto. Santa Caterina di Siena portò a termine l'opera di Santa Brigida e convinse il Papa Gregorio XI a tornare a Roma. The Pope came back in 1376, and upon his death, Urban VI was elected. Il nuovo Papa aveva un carattere duro, tanto da generare una forte opposizione. Così i cardinali contestarono l'elezione e nominarono un altro Papa, Clemente VII. In this way, he began the Western Schism, which divided the Church for 40 years, from 1378 to 1418. In queste gravi circostanze, Caterina si trasferì a Roma nel 1378, dove si adoperò per l'unità e la riconciliazione. Questa statua ci ricorda che, nonostante soffrisse di forti dolori fisici, Caterina si recava ogni giorno a pregare nella Basilica di San Pietro.
Her house was located in what is now Via Santa Chiara. È ancora conservata la sua stanza, dove morì il 29 aprile 1380, affermando di morire d'amore per la Chiesa. The bricks of her house were transferred here to the sacristy of Santa Maria sopra Minerva. Under the high altar in this church, in a sarcophagus, her body can be venerated. Santa Caterina da Siena era una terziaria domenicana. Proprio per questo motivo venne ad abitare nei pressi di questa chiesa, affidata ai domenicani sin dal 1275. In this church we can also admire masterpieces such as frescoes by Filippino Lippi of the life of Thomas Aquinas and a sculpture of Christ by Michelangelo. Ci sono poi alcune scene della vita di San Tommaso d'Aquino, in particolar modo in alto a sinistra, una scena dove il crocifisso dice a Tommaso: «Bene scrivesti di me, Tommaso». Sempre in questo luogo è sepolto anche un grande pittore del Quattrocento italiano, il Beato Angelico. In addition to all of her work for the church, this extraordinary woman was a reformer of the Dominican order. She inspired her disciples to do the same, such as Raymond of Capua, her confessor.